Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi torniamo a parlare di mLive e del suo Divo. Andiamo a scrutare assieme la funzione PC. Premiamo il tasto PC. Ricordando che il nostro Divo funge anche da scheda audio, noi potremmo indirizzare tramite cavo USB al nostro PC o Mac il microfono 1, il microfono 2, la base MP3, la base MIDI, la base MTA, multitraccia audio, nella nostra DAW preferita, quale Cubase, Ableton Live, Logic, Pro Tools, Reaper, Studio One, eccetera eccetera. In questa schermata notiamo già le due possibilità di intervento nell'uscita USB, la Dry Mic e la Full Mix. Nella Dry Mic noi invieremo alla nostra DAW il microfono 1 o il microfono 2 o entrambi i microfoni in maniera pulita, asciutta, senza effetti. Questa funzione è molto utile per la post-produzione, per avere una traccia pulita e poi andare a fare tutto il nostro editing ed andare ad aggiungere gli effetti di qualità, quali waves, high-key multimedia, eccetera eccetera. Ma una feature importantissima è che noi, agganciando una cuffia al nostro Divo, potremmo sentire il nostro microfono con l'equalizzazione, la compressione, il reverbero, il delay, ma inviare tutto ciò pulito alla nostra DAW preferita. Un plauso va alla mLive. Se noi premiamo Full Mix, la pagina si complica un po'. Qui possiamo scegliere cosa inviare al nostro PC o Mac e quindi alla nostra DAW, se la backing tracks, il microfono 1, il microfono 2 e l'ide-in. Possiamo anche scegliere il gain di ogni traccia che inviamo ed attivare la funzione loopback. Ma cos'è il loopback e a cosa serve? Allora, oggi come oggi, nel 2023, è fondamentale poter inviare via internet il nostro audio più pulito possibile. E con questa funzione noi potremmo andare ad inviare ad un interlocutore che usa Skype, Zoom, Meet, quindi tutti i programmi di videoconferenza, il nostro audio pulito e controllato. Una funzione importantissima anche per gli insegnanti di musica, che vogliono far sentire magari alcuni esempi, vogliono interagire con il proprio allievo in modalità professionale, no? Anche facendo lezioni online. Questo è indispensabile. E poi noi potremmo ovviamente nel nostro Divo con la nostra cuffia ascoltare dall'altra parte, quindi tutto ciò che arriverà dal nostro interlocutore, quindi via Skype e via web. Questa funzione è da sottolineare perché non tutte le schede audio hanno il loopback e non tutte le schede audio gestiscono il loopback come l'mLive e quindi il Divo. Detto questo, ricordo che il Divo viene visto dal PC al Mac senza driver, ma se noi vogliamo avere l'accelerazione ASIO per avere minor latenza quando registriamo, possiamo tranquillamente usare dei drive generici, gli ASIO for All, che lascio qui sotto in descrizione. Detto questo, amici, pollice in su, mettete il like, iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati con Eber Di Marti per le prossime novità di mLive. Ciao da Eber!